Hello everyone and welcome to a new video of Eduardo on Sports. This time we're in Naples, Italy, in the south of the country. And of course the city is known for a certain Diego Armando Maradona. It's been 3 years since he died and I've decided to take a trip here to show you how much he is still loved in the city. The city of Naples, Napoli in Italian, or Napoli in the local language, is considered the capital of the south of Italy. Unfortunately, many people know it for negative reasons. I must say I was one of them. But in reality, I discovered a magnificent place. Naples is where the pizza was born. It's a landmark in opera, and of course, it's a city that lives for football. The local team, Napoli, is the current champion of Italy, and signs of football are everywhere in the city. But more than the team, it's the legend of the club that is still celebrated through the years. Diego Armando Maradona, world champion with Argentina, and one of the greatest sportsmen of all time. So many streets, so many restaurants, and so many houses have a portrait of this man who remains in the hearts of the Neapolitans. I never saw so much football-related decorations in one city, so it was an enjoyable experience for me as well. On the occasion of the 3rd anniversary of Maradona's death, I wanted to ask the locals why he is still loved, and I believed there was a good place where I could do that. So right now we're Napoli place, and guess what the stadium is called? Yeah, that's right, Diego Armando Maradona. So it used to be called San Paolo before, but in 2020 when the Argentinian legend died, the stadium was renamed after him. The following interviews will be in Italian, so if you need to, you can turn on the subtitles. Ti puoi presentare? Ciao, sono Enzo Paulice, sono un attore. Sì. E tu tifi Napoli da quando tifi Napoli tu? Io tifo Napoli da sempre, però questo amore verso il Napoli me l'ha trasmesso Diego Armando Maradona. Maradona ci ha fatto vincere i primi trofei della squadra del Napoli. È proprio grazie a lui che ci hanno riconosciuto, perché fino a fine primo dell'arrivo di Maradona eravamo una squadretta e grazie a lui abbiamo vinto 2 scudetti, Coppa UEFA, Coppa Italia, Supercoppa Italiana. Poi quando lui giocava nel Napoli, nell'87 lui è stato campione dell'86. Messico 86 è stato campione del mondo, quindi anche noi gli abbiamo portato fortuna e si è creato questo connubio, perché poi Maradona l'ha definito sempre: io sono un argentino napoletano, e questo per noi napoletani è stato tutto. Sì. E perché i giovani ancora vedono Maradona come un dio? Ma Maradona è Dio, non è che lo vediamo come un dio, lui è Dio, è il Dio del calcio, è il nostro Dio, ma proprio perché quello che ha fatto per la città, perché qualsiasi calciatore non ha fatto quello che ha fatto Diego Armando Maradona per il popolo. Forza Maradona sempre, il nostro cuore. Chi ama non dimentica, ricordalo. No, Maradona era un grande giocatore, però l'hanno inquagliato sano, però era bravo. Diciamo, io lo vidi la prima volta quando avevo 3 anni, che mio papà mi portò già a vedere il Napoli e mi comprava pure certa roba del Napoli, però diciamo era così. Allora quando se n'è andato qua è successo un casino, era diciamo il vero Pippo d'Oro di Napoli. Diego Armando Maradona è un simbolo napoletano, è il mito di Napoli, cioè lui ha creato l'impero di Napoli, è la storia di Napoli, come Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo, i cantanti, cioè Maradona è un campione internazionale, lo sa tutto il mondo. Ti puoi presentare? Mi chiamo Giulio, sono di Palermo, però da 2 anni vivo a Napoli e seguo le vicende sportive del Napoli da una vita, però da 2 anni in prima persona, e quindi sono innamorato praticamente sia della città sia dell'atmosfera e della squadra che questo stadio rappresenta. Sì.
tu sei cresciuto un po' con Diego Maradona, qual è l'immagine che hai di lui? Credo che tutte le persone che amano questo sport siano cresciute con Maradona, siano amanti sia di quello che riguarda il lato prettamente sportivo col Napoli, sia quello che riguarda il lato sportivo con la sua nazionale, a livello mondiale. E le magie che ha fatto sia qui sia a livello internazionale sono sotto gli occhi di tutti. Ma basta che tu vai anche al centro, al famoso santuario, puoi andare a vedere migliaia e migliaia di persone giornalmente che visitano, che comunque si portano a casa un pezzo sia della storia di Napoli sia della storia di Maradona col Napoli. E quindi ti posso dire che chiunque viene a Napoli se ne innamora, e chiunque non viene o non vuole venire perché ha stupidi pregiudizi si perde qualcosa di bello. I kept walking in the city of Naples, and this time I thought about asking questions to the younger generation for more information on Maradona and the local team of Napoli. I found a cool place to do it at Galleria Umberto I. So right now we're in Galleria Umberto I in Naples, and this is where we're going to try to interview some fans. Perché Maradona viene a essere così amato nella città? Maradona è amato perché è riuscito a dare un riscatto sociale alla città di Napoli negli anni 80-90, dove c'era questa disparità tra nord e sud, si sentiva questa inferiorità del sud verso il nord. È riuscito a portare Napoli in alto e quindi sarà riconosciuto per sempre. E come sono stati i festeggiamenti in Napoli quando Napoli ha vinto il terzo scudetto? I festeggiamenti sono stati una cosa fuori dal mondo, vedevi fuochi d'artificio da tutte le parti, petardi, le persone erano tutte contente, c'era una felicità generale, è stata una roba fantastica. Sì. E mi puoi spiegare un po' la rivalità con la Juventus? La rivalità con la Juventus non è solo da parte nostra napoletani, ma penso da quasi tutta Italia, anche perché hanno sempre vinto loro, sono quelli che hanno vinto di più, quindi sono anche la squadra da battere. Hanno sempre vinto con qualche imbroglio, qualche magheggio, e anche rappresenta il nord contro sud. Perché Napoli ha la reputazione di essere pazzesco? Perché le persone sono molto ospitali, sono molto accoglienti, sono divertenti, poi la città è bella in sé per sé, è caotica, è rumorosa, quindi è bella. Sì. E perché c'è tanto amore per il calcio in Napoli? Perché i napoletani sono passionali, quindi anche nel calcio e in tutto quello che fanno. So right now we found a fan of Napoli that has a Maradona shirt. Can you show it? Puoi mostrare? Sì. E perché tifi Napoli? Napoli la tifo perché mi piace Maradona e mi piace lui perché è un grandissimo giocatore, ha portato Napoli allo scudetto diverse volte, ha caricato tutta la squadra e l'ha fatto vincere. So right now I found a fan of Ecuador that likes Napoli. Entonces, ¿te puedes presentar? Sí, mi nombre es Martín Farfán, tengo 23 años y soy de Ecuador. Sí. ¿Y cómo te ha venido la pasión por Napoli? Porque siempre vi que los equipos del norte de Italia siempre ganaban, siempre hacían de menos al sur de Italia, Nápoles especialmente, y verlos ganar la anterior temporada fue mágico, verles celebrar a todos, y no solo una celebración futbolística más, sino una celebración del pueblo, de la gente de Nápoles. Sí. La celebración de Napoli ha sido vista como una de las más locas que han habido, porque la ciudad entera eran fuegos artificiales. ¿Qué te ha parecido eso como fan? Me parece excelente porque es algo que no se ve comúnmente, la mayoría solo ve como un deporte, pero aquí como un estilo de vida, como una victoria cultural del sur contra el norte, que ellos siempre le hacen de menos. Me pareció hermoso, me pareció algo como que un relief, un descanso al pueblo, como que una alegría después de tantas cosas malas que han pasado, pandemias, COVID, que nunca no han ganado un scudetto desde hace 30 años, algo así. Creo que para ellos fue
un alivio, una emoción grandísima y me parece excelente que hayan festejado así. Sí. Nápoli también es la ciudad de Maradona. O sea, ¿cuál es la imagen de Maradona? O sea, se ve, por ejemplo, aquí en Nápoli que hay que Maradona está por todos lados. Realmente en cada negocio está, en cada comercio, en cada calle hay algo que recuerda a Maradona. ¿Qué te parece eso? Me parece, en verdad no me lo veía venir. Me parece excelente, me parece hermoso porque no es algo inusual. Porque, digamos, en Latinoamérica sabemos que fue un gran jugador, pero aquí lo aman. Entiendo su historia, entiendo el papel que tomó en esta ciudad Maradona, que los levantó. Y me parece en verdad algo que nunca había visto antes. Yo estoy en muchos lugares del mundo, pero nunca lo vi a un jugador literalmente endiosado y me parece bien. O sea, si a ellos les gusta, enhorabuena. There was one last thing I had to say about Maradona, the biggest one of them all, the famous murales in the Spanish quarters. Basically, it's a sanctuary for the Argentinian legend. So many pictures of him, so many people of all generations come in order to celebrate the memory of the ex-Napoli player. Some people might think the adoration is huge, but the Napolitans will tell you it's the least they can do for someone that helped them keep the smiles on their faces through the years. That's it for today, everyone. I hope you enjoyed discovering Naples through Maradona. A big thanks to my friend Lucho who helped me film, and also to the wonderful people of Naples that I met. If you want to discover more places in Europe related to sports, give the video a like and subscribe to the channel. Share the video to people that are interested in discovering Naples, but most of all, take care everyone.